Sono Mauro Angelo Bernareggi, sono Group Chief Information Officer in Umbra Group. Umbra Group è un'azienda multinazionale italiana nata 50 anni fa che produce componenti meccanici per la movimentazione, per aziende industriali e aeronautiche. Nel tempo l'azienda si è evoluta per produrre non solo componenti ma anche sistemi di attuazione elettromeccanica. È un'azienda che consta oggi circa 1300 dipendenti con un fatturato di 250 milioni. La nostra esigenza era quella di informare i processi e i dati tra le varie consociate del gruppo. Noi siamo presenti sia in Germania che negli Stati Uniti, oltre che in Italia, e volevamo fare in modo che i processi in tutte le aziende, indipendentemente dalla localizzazione geografica, fossero gli stessi. Quindi abbiamo deciso per l'implementazione di un ERP. La scelta di Dynamics è caduta prima di tutto, è caduta su Dynamics anzitutto perché aveva le funzionalità che a noi servivano, quindi è un ERP in grado di gestire la nostra complessità, quindi un'azienda che fa del discrete manufacturing il proprio core business. In secondo luogo perché è una piattaforma nativamente nata sul cloud, quindi noi cercavamo un applicativo che potesse essere acceduto ovunque nel mondo senza uso di VPN e con prestazioni buone, con delle buone performance. Dynamics ci ha garantito tutto questo. Allora, noi gestiamo sostanzialmente tutti i processi aziendali tramite l'ERP di Microsoft, quindi dalla parte amministrazione e finanza alla parte di controllo alla parte di supply chain management, completamente ciclo attivo, ciclo passivo, quindi tutti i processi aziendali core sono gestiti attraverso Dynamics. Il nostro cuore è la parte di MRP, quindi la parte di pianificazione della produzione e degli approvvigionamenti, e abbiamo anche particolare focus sulla parte di manufacturing engineering, che per noi è critica. Abbiamo circa 600 utenti nel mondo e la maggior parte, direi la parte più critica, è appunto quella che segue la parte di pianificazione. Partendo dall'ERP, quello che abbiamo fatto è completarlo usando quella che è la piattaforma di Microsoft in termini di Power Platform, quindi abbiamo implementato un data warehouse sotto Azure per avere una dashboard condivisa di tutti gli indicatori aziendali che servono a prendere delle decisioni. Abbiamo poi implementato delle Power App per semplificare le user interface in alcune aree che erano particolarmente critiche, e abbiamo poi usato Power BI come piattaforma di delivery delle informazioni. La best practice che mi sento di condividere è quella di tenere l'ERP più standard possibile, quindi la standardizzazione dei processi e dei dati a supporto dei processi stessi, in quanto Microsoft già nativamente mette a disposizione un'evoluzione della piattaforma ERP tramite il programma di continuous update, per cui 8 volte all'anno vengono rilasciate le nuove funzionalità e corretti eventuali problemi, quindi meno customizzazioni si fanno, più la piattaforma sarà resiliente e garantirà la disponibilità. Se ci sono delle esigenze particolari, quello che abbiamo fatto appunto è svilupparle non nel codice di Dynamics, ma attraverso la Power Platform. Il primo beneficio che menzionerei è quello che riguarda strettamente i sistemi informativi che si sono trovati sostanzialmente sollevati dal dover gestire l'infrastruttura dell'ERP. Quindi questo lo abbiamo come servizio SaaS da Microsoft e questo consente a noi dei sistemi informativi di lavorare più a stretto contatto col business, dove possiamo aggiungere più valore. Da un punto di vista di business l'importanza di avere un unico ERP, un'unica piattaforma è fondamentale, perché noi possiamo implementare un qualunque modulo, un qualunque indicatore, una qualunque dashboard in una location e averlo immediatamente replicabile in tutte le altre, sostanzialmente a tempo zero. Per il futuro le nostre intenzioni sono in primis di valutare alcuni moduli che vengono rilasciati col programma di continuous update da Microsoft e che non abbiamo ancora adottato. Quindi questo è sempre uno sguardo che abbiamo su come Microsoft fa evolvere il prodotto. Seconda parte sicuramente la parte di Artificial Intelligence, dove valuteremo come implementarla nei moduli che per noi sono core, quindi la parte di MRP e la parte di primo livello di supporto agli utenti, quindi mettere a disposizione dei nostri colleghi
un'interfaccia che consenta loro di scoprire come fare alcune operazioni dentro Dynamics senza dover passare attraverso l'helpdesk dei sistemi informativi.